Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2023. Uh, Bilancia. Abbiamo la carta della morte. Wow! Periodo di tagli, periodo di rigenerazione, di trasformazione. Direi che è un periodo di miglioramento. Quando c'è la carta della morte si parla sempre di qualche tipo di atteggiamento piuttosto che relazione o anche situazione che è necessario tagliare o dove è necessario effettuare qualche taglio. Sono tagli che normalmente non passano indolore, però è sempre per un miglioramento, ok? Ricordatevi che un altro modo di chiamare la carta della morte è proprio rinascita. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire più oroscopi. Trovate il link al video che spiega tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, avete, cioè, voglio dire, 4 arcani maggiori su 5, la luna, la peso, la torre. Meno male che c'è questo 10 di coppe e il papa che alleggeriscono un po' la linea, perché veramente... Allora, la prima linea che andremo a vedere sarà per la crescita spirituale, la seconda linea che andremo a vedere sarà relativa agli affetti e all'amore, quindi anche le relazioni romantiche. La terza linea che andremo a vedere sarà per il lavoro e l'economia. L'ultima linea in fondo è dedicata a quello che potrebbero essere dei consigli o delle avvertenze che vi vogliono lasciare le carte. Per ognuna delle prime tre linee ci saranno poi dei video aggiuntivi con degli approfondimenti con i mini tarocchi. Allora, ragazzi, qui la sensazione è che dobbiate lasciare in... Mamma mia. Guardate, nel prossimo 2023 vivrete un momento di trasformazione senza precedenti. Avete la morte e la torre. La torre è quella carta che vi dà la possibilità di destrutturare l'ego, il proprio ego, quello che vi porta a fare certe volte delle azioni che in realtà non vogliamo fare, non ci frega niente di fare, ma le facciamo semplicemente perché o gli altri se le aspettano o dobbiamo dimostrare qualche cosa e questo aiuta a infilarci in situazioni magari un po' scomode. Però sento molto questa torre legata alla luna, perché la luna ci parla di paure, di questioni che fanno riferimento al passato, a un passato anche remoto, e con la carta dell'appeso è come se non vi sentiste nel potere di poter cambiare la vostra vita, di poter cambiare le cose così come stanno in questo momento. Ma è proprio un po' la sfida invece che sarete portati a fare nel prossimo 2023 con l'arcano della morte, ragazzi. La carta dell'appeso in realtà è una bellissima carta perché vi dice che sarà un tempo proficuo per vedere le cose anche da altri punti di vista. Non esiste solo il vostro punto di vista, mettervi nei panni dell'altro o nei panni di un terzo che osserva vi può essere utile per capire meglio il perché di certe dinamiche, il perché di certi comportamenti, ok? Qui ho come la sensazione che sarà lasciata un pochettino indietro quello che è il vostro appunto ego, bisogno egoico, ehm, per il bene della comunità. Ho come la sensazione che qualcuno qui imparerà che cosa vuol dire aiutarsi, cosa vuol dire coltivare le tradizioni, cosa vuol dire avere un'unione che non è l'unione scritta sul foglio, ma l'unione di cuore. Cioè la famiglia, c'è quella di sangue e c'è quella di anime, ci sono le famiglie, tipo anche solo le amicizie. E le amicizie si scelgono, no? E quindi una persona sta, cioè sceglie gli amici con cui sta bene e questo crea una famiglia che porta un certo appagamento emotivo. Ma poi, ragazzi, ho anche il Papa. Il Papa parla di contratti, parla di cerimonie.
Andiamo poi a vedere di che cosa si tratta, ma è una carta che parla di riconoscimenti, di tradizioni, di società. Andiamo avanti, adesso poi vediamo che cosa ci dicono man mano. Andiamo a vedere la linea delle relazioni e degli affetti. La la. Abbiamo un asso di spade, la regina di bastoni, il diavolo, esattamente sotto la torre, ragazzi. Interessante, andiamo a vedere. Può essere tranquillamente la morte del proprio ego, Fante di scusate, re di coppe e asso di coppe. Al contrario. Allora, la prima cosa che vi devo dire è che se siete single adesso è fortemente probabile che verso la fine del 2023 non lo sarete più, perché ho un sacco di cose che mi dicono conoscenze nuove, a pagamento, nuove amicizie, nuovi inizi, però è anche vero che appunto avete questa torre e questo diavolo che un po' offuscano. Avete anche un asso di spade, qui ho come la sensazione che si debba lasciare indietro ehm, una verità in particolare, la verità della vostra famiglia. L'ego, le aspettative che hanno gli altri molte volte sono direttamente proporzionali a quelle dei nostri genitori, no? Cioè tendenzialmente prima si tende nella vita a soddisfare le aspettative dei genitori, poi quelle degli insegnanti, poi quelle del partner. Quindi man mano che si cresce intendo. È un po' quello secondo me, dovete liberarvi da quello che è il condizionamento del diavolo. Allora ragazzi, per qualcuno si tratta proprio di lasciarsi indietro qualche dipendenza fisica, intendo. E potrebbe essere, guardate, ho come la sensazione che qualcuno stia cercando di controllare troppo o il partner o i figli e che questo non sia sano. Lasciate un po' andare, probabilmente per quello che vi dicono di rielaborare il vostro punto di vista con la carta dell'appeso, di pensare al bene della comunità, al bene di tutti. Avete poi anche il re di coppe e l'asso di coppe al contrario, quindi qui sarete proprio portati a, a lavorare sulla vostra maturità emotiva, lasciando magari anche un po' a volte indietro l'impulso passionale, l'impulso che fa reagire. Andiamo a vedere per il lavoro e l'economia, vediamo poi alla fine che altri messaggi posso aggiungere. Fante di che interessante. Re e regina di bastoni. Regina di spade, sette di bastoni e imperatrice. Wow. Mm. Dunque ragazzi, ve la dovrete lottare, ve lo dico. Perché ho proprio la sensazione che questo passaggio che voi farete a livello spirituale si ripercuoterà automaticamente sulla famiglia, sui figli, sulle relazioni interpersonali con gli amici, con i soci, con i colleghi, un po' con tutti in realtà. Il fatto di dire ok, no, boh, basta, adesso non è più così, non devo più fare le cose per dimostrare agli altri che valgo, ma faccio quello che faccio perché so che lo faccio bene e chiedo questa cifra perché so che valgo questa cifra, insomma. Allora, diciamo che da un punto di vista più strettamente ehm, lavorativo, allora, potrebbe esserci vi dico, il lavoro non vi mancherà, potrebbe esserci piuttosto qualche difficoltà a gestirlo, perché sento che ne avrete veramente tanto. Arrivate con l'imperatrice che parla di abbondanza, di prosperità e addirittura di nuovi progetti, quindi vedo comunque un'espansione. Il punto qual è? Allora, mi arriva forte e chiaro che se avete qualche tipo di collaborazione con i figli, qualche tipo di attività
o semplicemente avete un figlio che ha dipendenze o che comunque vi drena energia, vi drena denaro, o magari il fatto di avere un'attività familiare lo fa sentire, diciamo, sollevate da certe responsabilità, vi dovete comportare esattamente come la regina di spade, tagliare quello che non serve più. Ho capito che un figlio va bene agire anche con amore e compassione, ma le regole ci vogliono, ragazzi, perché se no non insegnate a questo figlio ad essere delle persone valide, no? Non so se ho reso l'idea, cioè deresponsabilizzare troppo i figli, poi nel momento in cui smettono di lavorare con voi non riescono a essere responsabili in un altro posto di lavoro. Quindi voi magari pensate sul subito di farlo per il loro bene, in realtà no. È un esempio, non dico che siate così, è un esempio per farvi capire. Allora, c'è anche quel fante di Coppela all'inizio della linea che mi parla un po' di false promesse, per quello che vi ho detto anche di questa cosa dei figli. Fate attenzione perché, giustamente, soprattutto se il figlio è giovane, potrebbero esserci degli entusiasmi, dei facili entusiasmi, mi verrebbe da dire, ma ehm, poco impegno, ecco, da parte della prole, se vogliamo. O potreste anche essere voi i figli che state aiutando magari i genitori e vedere che dall'altra parte c'è poco impegno. Lo sento molto meno probabile, ma per qualcuno potrebbe anche risuonare così. Da un punto di vista dell'economia e delle finanze, ragazzi, occhio a tutto, fate bene i conti. Perché con queste due carte al contrario, la regina di spade e sette di bastoni, devo dire che è meglio se mettete tutto nero su bianco. Qualsiasi tipo di spesa, anche gli scontrini che avete inerenti all'attività o la gestione, ipotesi dell'economia familiare, mettete tutto nero su bianco perché solo così vi rendete conto dove poter magari aggiustare, dove poter togliere, invece dove poter incrementare gli investimenti. Non muovete grosse somme in questa seconda parte del 2023 perché insomma secondo me è meglio che siate più che muovere è meglio che teniate sotto controllo quello che già avete. Poi fate, cioè insomma, sono carte. Leggo energia, quindi ognuno è liberissimo, anzi invito di seguire il proprio istinto. Andiamo a vedere ancora qualche consiglio finale, qualche avvertenza. Qua ce ne sono due. Ok. Bene, così spero che le vediate un po' meglio. Dunque, ragazzi, facendo un riassunto e vedendo poi anche le ultime carte finali, devo dire che ehm, l'ego molte volte frega, perché? Perché siamo noi stessi che non ci diamo il giusto valore, che non sappiamo quanto valiamo e quindi abbiamo bisogno di dimostrare agli altri che in realtà sì, valiamo. Non importa in che settore, ma lo dobbiamo dimostrare. E invece, avendo 6 di pentacoli, al contrario, è come se vi dicessero: imparate ad autoconoscervi, imparate a capire qual è il vostro giusto valore, ok? Perché sì, è vero che avete il Papa, ma avete anche queste due carte che sono al contrario. E qui parla proprio di qualcuno che non si dà il giusto valore. Attenzione anche a non peccare di falsa autostima, no, di falsa umiltà, scusate. Chissà perché ha detto autostima. Sì, beh, ci può stare anche falsa autostima, perché l'ego è un po' anche quella maschera, no? E c'è anche il diavolo, sì, assolutamente. Non so, ho come la sensazione che qui qualcuno abbia questa situazione da risolvere con se stesso o magari con un familiare, perché ricordo che comunque c'è il diavolo in mezzo, no? Per poter arrivare a questo tipo di riconoscimento e di appagamento. Io sento che sono le nuove amicizie che vi possono far capire
com'è il prima e come sarà, come potrebbe essere il dopo. A livello, diciamo, di relazione di coppia, non vi vedo male, anzi, vi sento abbastanza equilibrati, ma è come se ci fosse qualche questione legata a un'azienda familiare o ai figli che vi porta un po' fuori tema. Diciamo che anche qui avete la carta del karma, quindi è come se ci fosse una sorta o di risveglio spirituale, perché è la chiamata spirituale questa, oppure qualche notizia che arriva dal passato, anche qui avete la luna, una chiamata che arriva magari da una persona del passato o una verità che si viene a scoprire da qualche familiare che potrebbe farvi veramente cambiare il modo di vedere la situazione. E da lì iniziamo anche con il 2 di bastoni che vi dice ok, puntate in avanti, pensate alla rinascita. Adesso comunque avete visto che il crollo, tra virgolette, c'è stato, o potenzialmente insomma ci sarà, però questo vi serve solo per creare pulizia, per andare verso più voi stessi, per arrivare a questo 10 di coppe e a questo papa. Mm? Sul lavoro avete anche l'imperatrice, quindi parla di espansione, di prosperità. Più che espansione monetaria, sento un'espansione a livello di, come vi posso dire? Possibilità di guadagno. Vi dico, a livello monetario non vedo grossissime entrate, anzi potrebbero esserci degli aggiustamenti da dover fare appunto per riuscire ad arrivare a fine mese, però è anche vero che vi serve questo tipo di sacrificio momentaneo per portare avanti quel progetto che volete portare avanti con l'imperatrice, ok? Può essere che non vi sia o non vi riconosciate voi stessi il giusto valore, perché effettivamente avete fatto, state facendo comunque tanto, ma è come se a voi sembrasse di no. In realtà un altro dei consigli che vi danno è di prendervi il giusto tempo di riposo, di calibrare tot ore di lavoro, tot ore di riposo e ci vuole anche quel giusto momento per distrarsi, per divertirsi, che non è solo dormire, mangiare, lavorare, ma è anche appunto divertirsi, rinfrancare il cuore, mi viene da dire. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cos'altro vi posso dire. Poi sicuramente con gli approfondimenti verranno fuori delle carte in più, quindi riuscirò a darvi delle informazioni aggiuntive più dettagliate. Però insomma, già vedendo così mi sembra che anche per i single, come vi ho detto, secondo me c'è la possibilità che insomma entro fine anno non siate più single. Mm? Allora, si è girata la carta numero 15. Messaggio in una bottiglia. Ragazzi, quello che vedo è la carta del karma, la chiamata, perché anche qui, se ci fate caso, c'è un telefono. E visto che abbiamo anche l'asso di spade, una comunicazione sarà in arrivo. Questa carta parla proprio di un messaggio da lontano. Mm. E sì che può essere una persona che non vedete da tempo, ho come la sensazione che sia un familiare io. È come se qualcuno vi venisse a dire qualche cosa, se scopriste qualche cosa inerente al passato che vi farà cadere le certezze che avete avuto fino ad adesso. Wow, che lettura intensa! Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Devo dire che la vita sociale ha bisogno di movimento, la vedo un po' piatta. Scusate, la vedo un po' piatta. È come se questa fase tra famiglia, azienda, ragazzi, se state cambiando lavoro, vi dico che se state per esempio partecipando a dei concorsi, vi dico che potrebbe essere dura, ma alla fine ce la farete, ad aggiudicarvi il posto. E comunque, come vi dicevo, siete un po' assorbiti da questo movimento, diciamo, in questa zona della lettura, ehm, dai pensieri pesanti, se vogliamo, e la parte della vita sociale ha bisogno di essere implementata. Come vi dicevo, trovare il giusto equilibrio tra quello che è il tempo dedicato al lavoro, quello dedicato al riposo e quello dedicato al divertimento. Questa è voluta venire giù, prendiamo anche questa.
Allora, ormai sai che quando le cose cominciano ad accadere si susseguono a grande velocità e tutto si sistema perfettamente. Ma il tempismo deve essere perfetto. Quando l'inverno viene e ti circonda, ti sembra che non debba finire mai. Ma prima ancora che tu te ne accorga, la primavera comincia ad intrufolarsi senza darne l'occhio. Le giornate si allungano e la forza vitale sgorga, prorompe ovunque intorno a te. Prima che tu te ne renda conto, l'inverno se n'è andato e la primavera è con te, in tutto il suo splendore. Ve lo metto qua vicino alla morte, prendiamo la morte come se fosse l'inverno. Voi siete le mie mani e i miei piedi, quindi siete voi che dovete agire. Una piccola azione guidata può spalancare molte porte ermeticamente chiuse. Quindi restate in silenzio, prendetevi il tempo per ascoltare, in modo da non perdervi le mie istruzioni. Poi agite immediatamente. Potete raddrizzare le vostre relazioni con ogni anima. Fate che l'amore continui a scorrere. Scusate, fate che l'amore continui a scorrere e state a vedere la vostra reazione, anche se la risposta non dovesse essere immediata. L'amore troverà sempre il modo. Siate pazienti e colmi d'amore. Wow, ve lo metto qui. Scusate. Davvero l'amore trasforma e trasmuta come nessun'altra cosa, perché è la più grande delle energie, è il massimo potere di unificazione dell'universo. Sarà l'amore a saldarvi l'uno all'altro. Sarà l'amore a fare di voi un tutt'uno. L'amore che vincerà ogni difficoltà e qualsiasi cosa possa separarvi e dividervi. Wow, amici della bilancia, bellissimi messaggi, devo dire. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io intanto spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare al meglio le energie del prossimo semestre. Se è sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!